Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Guardate questa foto. Sapete chi è? Quest'uomo è Gichin Funakoshi. A lui si deve la divulgazione del karate all'inizio del 1900 ed è lui l'uomo che ha portato il karate ad essere praticato in tutto il mondo. Da allora infatti molte persone si sono unite al karate seguendo gli insegnamenti lasciati da questo maestro, da Gichin Funakoshi. Adesso però guardate questa foto. È sempre Gichin Funakoshi che maneggia il bastone lungo giapponese, il Bo. Funakoshi, ma anche tantissimi altri maestri, hanno cercato di divulgare un messaggio preciso. Il karate e il kobudo sono due ruote dello stesso carro. Non è possibile farlo andare se ne manca una. Il karate, la pratica delle arti marziali a mano nuda, e il kobudo, la pratica delle armi giapponesi, sono una cosa sola. Quindi ci aspettiamo che i maestri di karate prendano in considerazione di allenarsi anche con il kobudo, giusto? Sbagliato. Ne parleremo dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, puoi farlo semplicemente iscrivendoti al canale, attiva la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lascia like se il video ti piace, ma soprattutto lasciami un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Condividete i miei video se vi fa piacere e cercatemi anche sugli altri social, mi trovate sia su Instagram che su TikTok, insomma se mi cercate mi trovate. Karate, kobudo. Due ruote dello stesso carro. Un carro non può andare, non può viaggiare se manca una di queste ruote. E quindi il messaggio lasciato da Funakoshi è molto chiaro. Tutti i maestri di karate dovrebbero prendere in considerazione di studiare anche il comparto delle armi. Ma non lo fanno. Il 99% delle scuole non pratica per niente le armi ed è solo una piccola percentuale che pratica, che però si affida solo a pochi movimenti e niente di più. Perché c'è questo rifiuto nell'imparare quello che anche Funakoshi aveva studiato e che consigliava di studiare? Dalla, chiamiamola, modernizzazione e divulgazione del karate all'inizio del 1900, quindi parliamo del karate moderno che arriva a tutti, il karate si è diffuso praticamente in ogni parte del mondo. Ora, con tutte queste scuole sparse per il mondo, verrebbe naturale dare per scontato che molte di queste scuole studino anche le armi, ma come ho già detto non è così. Allora, come mai il karate sì, ma il kobudo no? Eravamo rimasti che erano due ruote dello stesso carro, ma allora perché sono stati separati? Perché il kobudo è praticamente trascurato da tutti i praticanti di karate? Nei miei stage, per esempio, trovo sempre tantissimi maestri che si avvicinano a provare le tecniche di bastone, di Bo, di Jo, insomma con le armi. Ci salutiamo sempre con la promessa di continuare questo studio, ma poi in realtà questi approfondimenti non ci sono quasi mai. Sembra che i maestri perdono immediatamente interesse per questo lato marziale che andrebbe a completare il loro karate. Insomma, la mia sensazione ogni volta è che va bene giocare con le armi per qualche ora, per qualche minuto, ma poi deve finire lì. Non è mai preso in considerazione che mancherà un grosso pezzo di bagaglio tecnico se non si studieranno anche i principi delle armi. Tutt'oggi ad Okinawa, dove tutto è nato, tutte le scuole di karate studiano anche il kobudo. Oramai però ho fatto abbastanza esperienza e posso dirvi di aver praticamente capito i motivi che spingono molti maestri a stare lontani dal kobudo. Ce ne sono diversi. Un motivo valido è che il kobudo è difficile. Ed ebbene sì, lo confermo, tutt'oggi, nonostante io insegni, vado comunque a imparare, ho la mia maestra di kobudo, e ragazzi, ancora oggi per me il kobudo è difficile.
Molte persone hanno problemi e non riescono a coordinarsi bene nei movimenti basilari delle arti marziali e del karate. Se consideriamo poi che già alcuni insegnanti hanno grosse difficoltà a fare movimenti senza un'arma tra le mani, a volte fare lo stesso esercizio con un'arma tra le mani sarà estremamente difficoltoso. Perché? Perché lo è, perché è sempre stato così, il Kobudo è difficile. E se le cose sono difficili e impegnative, non sono viste di buon occhio. Un altro dei motivi che spinge a non prendere in considerazione di praticare il Kobudo è che può essere costoso. E questo potrebbe essere vero, ma non è una buona scusa questa, mi spiego meglio. Per praticare il karate avete bisogno di pochi accessori, per praticare il Kobudo avete bisogno di vestiti particolari e naturalmente le armi necessarie per studiare. Un bastone di legno, un bastone corto, una spada di legno, insomma tutta roba che può costare abbastanza soldi. Pensate anche che chi pratica il Kobudo poi ha in genere anche più di un bo o di una spada di legno. Questo arsenale di armi chiaramente non è gratuito e se un'arma si rompe c'è poco da fare, dobbiamo ricomprarla nuova, non si può rattoppare. Inoltre abbiamo bisogno anche di attrezzatura, che ne so, per trasportare l'arma, per la manutenzione, insomma stiamo parlando di dover spendere diversi soldi. E se le cose costano molto, non molte persone saranno disposte a spendere. Ma questa motivazione regge un po' fino a un certo punto e basta, perché c'è da dire che con la buona volontà si può fare molto. Rimediare un semplice bastone non è così complicato e costoso e naturalmente per un karateka non è obbligatorio studiare Kobudo con la divisa di un samurai firmata. Quindi al di là di tutto non possono essere i soldi dell'attrezzatura il vero motivo della mancata pratica con le armi. Molti maestri mi hanno detto questa cosa: è fantastica questa pratica, è veramente bello e affascinante, però non somiglia al karate e mettermi a fare un'altra arte marziale non potrei mai. E poi col Kobudo non è che si faccia molta fatica, a praticare con le armi non è faticoso. Insomma, la percezione rispetto al karate è che sia una cosa diversa, sembra di imparare meno e che si faccia meno fatica. Ma questo lasciatemi dire che è sbagliatissimo. Pensare che in fondo Kobudo e karate non siano fratello e sorella veramente è una cosa sbagliata, perché è proprio così. I movimenti del karate nascono dalle forme che venivano praticate con le armi e le tecniche con le armi sono le stesse che usiamo a mani vuote. C'è bisogno di una chiave giusta però per aprire questo collegamento, che quando sarà ovvio diventerà una cosa stupenda padroneggiare i due modi di praticare e ci sarà un nuovo karate molto più vicino al karate originale, che vi permetterà di farlo sia a mani nude sia con un'arma. E poi sul piano della fatica, credetemi, sono abituato ad allenamenti veramente duri nel karate, ma una sessione di Kobudo ben fatta sa essere faticosa quanto una sessione impegnativa di karate. Chiaramente un buon allenamento nel Kobudo è possibile farlo quando abbiamo raggiunto un buon livello di pratica. Se infatti non sono a un livello abbastanza alto per eseguire movimenti veloci alla giusta intensità, chiaramente senza rischiare poi di farmi male, non potrò usare le armi in modo efficiente, quindi sarò costretto all'inizio a fare movimenti più lenti, deboli, con posizioni magari un po' scorrette da correggere, e tutto l'allenamento chiaramente sarà all'inizio sottotono e potrebbe diventare anche noioso. Ma chiaramente basterebbe allenarsi abbastanza a lungo da imparare a usare l'arma in modo giusto e senza rischi. Per fare questo naturalmente però ci vorrà del tempo, ma è un processo lungo, lento, fatto di ripetizioni, e questo non è il tipo di allenamento che molti vogliono fare. Quindi a volte il Kobudo è associato a persone che in realtà non fanno proprio arti marziali. Mio Dio! Allora, i vantaggi nel praticare Kobudo per qualsiasi praticante di qualsiasi arte marziale sono praticamente infiniti. E mi fermo qua. Piano piano ho iniziato a elaborare questa cosa però, cioè il motivo per cui i maestri non sono mai interessati al Kobudo, e alla fine credo di avere una spiegazione molto più veritiera dei motivi che vi ho appena spiegato. Allora, i maestri, secondo me, non sono interessati al Kobudo perché le classi di Kobudo non potrebbero ospitare molti studenti come quelle del karate. Meno persone in dojo, meno soldi. In definitiva, sicuramente, analizzando le due arti marziali, i due aspetti, il karate porta più soldi del Kobudo. E quindi va da sé che oggi nessun maestro è molto interessato ad investire su una cosa che poi non gli porta soldi indietro. È un po' una brutta cosa. Ma è così in realtà. Molte volte sono gli interessi a decidere i gusti dei maestri.
I maestri invece dovrebbero praticare Kobudo per loro stessi, per migliorarsi, per avere più esperienza, per poter trasmettere agli allievi qualcosa in più, per completare meglio la formazione dei loro studenti, ma soprattutto per mettere in pratica quello che dicono. Noi seguiamo gli insegnamenti di Gichin Funakoshi. E beh, in realtà non lo stanno facendo. Potrebbero decidere di iniziare questa nuova avventura marziale, ma questo ampliamento, come detto, non porterebbe loro soldi in più e quindi diventa inutile farlo. Ecco perché secondo me la maggior parte dei maestri non pratica Kobudo, non lo ha mai praticato e non lo praticherà mai. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti se voi praticate Kobudo, se vi piacerebbe apprendere qualche cosa, parliamone qui nei commenti, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!